Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale del Grifo Gamer con Stefano a giocare a Captain of Industry. Nell'ultima puntata abbiamo realizzato due complessi, uno che è il disgregatore di acqua acida, che ci prende l'acqua acida con un po' di vapore e diventa zolfo, ammoniaca ed acqua. L'altro è l'impianto chimico che importando l'ammoniaca dal disgregatore di acqua acida con un po' di ossigeno e il fertilizzante organico ci fa il fertilizzante di livello 1. Fertilizzante 1 che ci può boostare fino al 120% la fertilità. Ora piano piano la alzo, vedo che ce ne sta avanzando un bel po'. Sì, possiamo portarla almeno al 100% su tutte. E il mangime che producevamo nel mulino e bruciavamo lo stiamo mettendo da parte perché con la biomassa prodotta dall'insediamento, altra cosa aggiunta nell'ultima puntata, e il mangime facciamo ulteriore compost per fare ulteriori fertilizzanti. In questo modo, con questi interventini, l'inquinamento atmosferico è passato da 4,6 a 4,4. Beh, poco abbiamo ridotto con solo il mangime, che è veramente pochissimo, però l'inquinamento dell'acqua è passato da 4,6 a 2,8, considerando che l'acqua acida era il liquido che sì era più inquinante, ma ne producevamo in quantità infinitamente minore. Da questo processo, oltre all'ammoniaca, creiamo anche lo zolfo che riutilizziamo nel miscelatore all'impianto del rame per fare l'acido con il quale nell'elettrolizzatore di rame, invece che da 24 rame impuro ottenere 19,5 rame, con l'acido da 24 rame impuro otteniamo 24 rame. Quindi abbiamo abbassato l'inquinamento atmosferico, ottimizzato il rame e ottimizzato il fertilizzante. Un micro interventino, ma che era fondamentale andare a fare, perché piano piano dovremo andare ad intervenire sempre di più anche nell'ambiente, altrimenti la salute ci crolla, la Unity ci crolla e sono cose che ci fanno troppo comodo. Mi ero accorto solo in fase di editing di aver detto una cavolata nel video scorso, ve l'ho scritto poi in sovraimpressione, ora lo ribadisco. Nella gestione dello zolfo, con questo bilanciatore sfusi, prima lo zolfo viene messo in questo deposito per fare il rame, poi va, nel caso in cui questo poi è pieno, l'altra uscita va a questo bilanciatore sfusi che con priorità manda lo zolfo alla gomma, che diventa la prima ricetta, perché è la ricetta più efficiente delle due, non è la seconda come ho detto nel video, ma è la prima, così l'ho invertita e ve lo volevo far vedere. Ve l'avevo scritto nel video, però vi faccio vedere che effettivamente è la più efficiente e va messa questa come prima. Poi fondamentalmente utilizza sempre solo questa per il momento, però nel momento in cui lo zolfo andrà a intopparsi tutto qua giù, prima di farlo diventare scorie con il calcare, ci facciamo la gomma come prima ricetta, è più efficiente e non produce inquinamento. Off camera ho mandato la nave a fare un po' di esplorazione, a far fuori un po' di pirati e ho trovato una miniera di carbone, una miniera di zolfo, una miniera di quarzo e inoltre ho trovato i semi di soia. Semi di soia che ci hanno sbloccato la possibilità di ricercare la coltivazione di soia. Con la soia possiamo andare a fare il tofu, che è un altro alimento, con un po' di zolfo, un po' di calcare. Non ho idea perché ci sia zolfo e calcare nel tofu, non lo chiedete a me. Prendo per atto di fede la ricetta, vabbè. O nel digestore per fare altro compost o fare il mangime per le galline un giorno, polli, galline, insomma, quelle che so. Se vi ricordate, vi ho fatto vedere che avevo già piazzato l'assemblatore di livello 3 per fare componenti per veicoli di livello 2, che ci permetterà di fare il camion più grande e l'escavatore più grande. Ma per fare queste componenti, quello che ci serve e ci manca è il vetro. Inoltre siamo arrivati al laboratorio di ricerca di livello 2, che per funzionare ci chiedono le attrezzature da laboratorio 2, attrezzature da laboratorio 2 che ci richiedono le attrezzature da laboratorio 1, la carta che dovremo anch'essa andare a fare e il vetro. Quindi ragazzi, oggi continuiamo il nostro polo degli altiforni qua, sta strisciata industriale, chimico, petrolchimico, chi più ne ha più ne metta, andando ad aggiungere l'impiantino che ci fa il vetro. Fusione, vetro, così ci dà tutto quello che serve per fare il vetro. Il vetro si fa nell'altoforno con la miscela di vetro o il vetro riciclato.
Ci servirà poi la formatrice del vetro, il miscelatore per fare appunto la miscela di vetro e vabbè la ciminiera per buttare fuori il gas. Grazie. Allora, prendiamoci tanto l'altoforno così iniziamo a vedere le ricette. E quello che ci serve. Ah, formatrice del vetro, liscida per sola. Dal vetro fuso ci fa vetro e vetro riciclato. Anche questo lo dovremo gestire perché altrimenti si attappa tutto e non famo un cazzo. Il vetro ha due ricette. Quella dal vetro riciclato che utilizza carbone dandoci 24 vetro fuso e quella dalla miscela di vetro più carbone, vetro fuso, scorie e fumi inquinanti. Come si fa la miscela di vetro? Andiamo sul miscelatore. La miscela di vetro ci sono due modi per poterla fare. Quella un pochino più bustata, che utilizza sabbia, calcare, sale e acido. E quella senza acido che ci consuma un pochino più di sabbia. Quindi useremo per prima questa. Nell'eventualità ci abbiamo problemi con l'acido, usiamo quest'altra. Abbiamo tutto tranne che il sale. Il resto l'abbiamo già tutto qui, ragazzi. Abbiamo qui la sabbia, abbiamo il calcare, abbiamo il carbone e abbiamo l'acido. Questo qui ne produce 36, loro ne utilizzano 6 a testa. Lui me ne usa 12, quindi ci basterà questo qua. Portiamo dietro un tubo, qua un tubo e potremo andare ad utilizzare lo stesso acido prodotto qua senza aggiungere un nuovo pezzo uguale a questo, insomma. Quello che però ci manca è il sale. Avrei voluto fare un impiantino che ci prendeva due piccioni con una fava, ossia qui abbiamo una ricerca che però ancora non ho fatto, pensavo di aver fatto, invece no. È la dissalazione termica. A un certo punto ci permetterà di sbloccare una pompa per il mare abbastanza potente e il dissalatore termico che, prendendo l'acqua del mare con un po' di vapore, ci dà acqua, quindi senza utilizzare quella falda acquifera, più salamoia. Con la salamoia ci andavamo a fare il sale e l'acqua la utilizzavamo per l'insediamento e le fattorie, ma ancora non ci sono arrivato. Quindi questa idea che avevo sviluppato solo nella mia testa la porteremo magari più avanti, al momento non possiamo realizzarla, quindi andiamo semplicemente a fare la produzione di sale. Andiamo semplicemente a fare la produzione di sale per fare il vetro, poi farò la crasi delle due cose. Quindi visto che qui è tutto un mezzo cantiere ancora da sistemare, ce lo famo alla veloce qua e poi lo sistemo dopo. Allora, pompa per acqua del mare, ci mettiamo questa pompina qua, tu ci tiri fuori e vabbè, con un consumo elettrico mostra ce ne tira 216, ma 108 penso che siano più che sufficienti. Quindi abbiamo 108 di acqua di mare al minuto. Prendiamo la vasca di evaporazione, attacchi subito, perfetto. Sì, ti sei preso quella giusta. Magazzino sfusi. È tutto molto alla veloce, ragazzi, eh. E qui mi metti sale, senza che te lo limiti né niente, va bene. Da acqua di mare mi fai direttamente sale e te mi prendi l'acqua di mare, perfetto. Via la pausa. Intanto che ci viene costruita la vasca per il sale, allora di qui è troppo lontano. Sì, sono troppo lontane, non possiamo mandare la nostra nave, ma qui sì, dai, continuiamo un po' di esplorazione. Intanto come vengono costruite le pompe, le vasche, i cazzi e i mazzi, a posto. Mancano solo una trentina di parti per costruzione di livello 3. Urge che già potenziamo il nostro sistema delle parti per costruzione. Assolutamente. Oh, la nostra nave ha scoperto un nuovo insediamento. Oltre a trovare un po' di roba, ha scoperto un altro insediamento. Questo è solo per i contratti. Pasto confezionato per petrolio, pasto confezionato per ammoniaca, oro, nucleo composito per gas, elettronica di consumo, prestito di oro, idrogeno, mamma mia quanta roba c'è, ragazzi. Intanto andiamo ad esplorare anche questa posizione qui,
Vadi, vadi contessa, vadi. Qui arrivano i furretti che portano il diesel per la prossima esplorazione. Com'è? Sta continua a crescere l'ammoniaca nonostante io ho dato il 100%? Sì. O comunque rimane lì. Non è cresciuta, ma è rimasta lì e produciamo un sacco più di roba. Minchia, si sono anche attoppate tutte qua. Come sono attoppate? Nonostante tutto, non gliela fanno i biodigestori a sta dietro. Avevamo aumentato la produzione e non di poco. Oh, la nostra nave, dopo aver battuto i pirati, ha scoperto una nuova nave da carico danneggiata. Oltre a, vabbè, un po' di ferro riciclato, rame riciclato e roba, abbiamo una nuova nave da riparare e poter utilizzare. Perfetto. Poi quando ci servirà, la andiamo a riparare. Perfetto. Ecco qua l'impianto del sale. L'acqua viene aspirata, del mare viene aspirata, passa in questa vasca, guardate come si riempie d'acqua. Queste luci in teoria scaldano l'acqua, favoriscono l'evaporazione e viene prodotto il sale. Quindi abbiamo anche il sale a disposizione, guardate. Sono bellissime le animazioni. Ah, non smetterei mai di guardarle. Bravi, bravi ancora gli sviluppatori. Perdonate, ma io ho un debole per questo gioco. È nel podio dei miei giochi. Ahimè, ci posso fare niente. Quindi abbiamo ora tutti gli ingredienti a disposizione. L'impiantino potrebbe essere qualcosa di simile. Guardiamo le ricette. Un miscelatore da sabbia, calcare, sale e acido, sabbia, calcare e sale, ci fa 60 miscela di vetro. Con qualsiasi ricetta abbiamo 60 miscela di vetro. 60 miscela di vetro ci basta per alimentare due altiforno, scusate. Ogni altiforno infatti vuole 30 miscela di vetro. Da 30 miscela di vetro otteniamo 24 vetro fuso per ogni altoforno e la formatrice di vetro gestisce appunto 24 vetro fuso, restituendoci 12 vetro e 12 vetro riciclato. Quindi un miscelatore ci basterà per alimentare due linee di altoforno. Ogni 3 cicli di produzione di vetro abbiamo i 36 di vetro riciclato che ci riesce a gestire un altoforno. Potrei anche riunirli i due vetri riciclati. Sì, ci conviene riunirli i vetri in un magazzino sfusi perché quando metteremo lo smistatore materiali riciclabili ci verrà fuori anche dei riciclabili di vetro che i camion quindi dovranno portare ad un magazzino. Quindi sì, conviene riunirli insieme. Aspettate che li rigiro. L'uscita del vetro riciclato, ma la metto dalla stessa parte. Così. Allora, gli altiforno li volevo mettere circorum alla stessa altezza degli altri, quindi due quadratini, due giusto? Sì, due quadratini indietro di sta riga qua. Sto camion proprio in mezzo alle palle. Ma no, troppo spazio, qualcosina posso lasciare, ma quello è troppo spazio. Così dovrebbe andare bene. Allora, ma dobbiamo portare gli ingredienti. Dobbiamo portare la sabbia, il calcare, un magazzino per il sale, uno per il vetro riciclato e l'acido, più il carbone. In mezzo a sto turbinio di tutto, non c'è un definito, di tutto. Riusciremo a far passare tutto? Ah, per fare una cosa carina dovrei riportarlo più o meno a sta altezza qua. Quindi all'altezza della sabbia. Quindi al livello più basso abbiamo detto ci abbiamo il calcare. Nastro sfusi. Allora, qui dovremmo avere il calcare. La sabbia viaggia a livello 3. Quindi basta mettere un connettore sfusi qua. E qui abbiamo la sabbia. No, fermo.
L'unica cosa a cui dobbiamo stare attenti è questa. La sabbia mi va qua, direttamente qua, quindi qui ne vuole 3, se dovessimo raddoppiare va a 6. 6 e 6, 12. 6, 6, 12 e di qua ne vuole 60. Quindi sto pezzettino qua va portato a livello 2. Sì, me lo porti a livello 2. Così su questo nastro viaggiano 120 unità di sabbia al minuto e non abbiamo problemi. Il carbone sta a livello 1. Ce lo abbiamo già qua il carbone. E quindi deve fare in giro l'ercio. Qua. Fammi arrivare qua. No, non ti attacca. Livello 0 calcare, livello 1 il carbone, il 2 ce l'abbiamo ancora libero, e il 3 abbiamo la sabbia. Ho spostato tutto un paio di quadratini più dietro perché sennò non ci abbiamo modo di far tornare indietro la sabbia questa qua agli altri forni. Se no o sposto tutto in avanti ma dopo viene brutto, mi sposto più indietro questi qua. In realtà forse anche... Anche l'altro quadratino ancora, sì sì. Meglio che me ci rimane un po' di vuoto di qui dentro, che se devo fare tutto un piccico attacco che neanche viene bene. Quindi la sabbia mi va qua. Ok. Adesso mi piace di più. 3. Qua. Così. Prima di mettere quello del sale volevo gestire il vetro riciclato, perché poi il vetro riciclato deve fare anche un'altra cosa. Quindi abbiamo liberato il livello 4, quindi il vetro riciclato lo farei viaggiare lì. Che non ti piace? Ah, c'ha ragione anche lui. 2, 3 e 4. Lo rifacciamo tornare indietro fin qua. Entri qua. Sollevatore sfusi. 2, 3 e 4. E qui abbiamo il vetro riciclato in uscita. Qui mi prendi il vetro riciclato. Non mi esporti, ma mi puoi importare. Perfetto. Quindi il sale lo possiamo far viaggiare senza problemi a livello 2. Questo è il magazzino del sale. Me lo alzi di 1, grazie. Altro sollevatore sfusi. Qua. 1, 2 e 3. E qui va il sale. Perfetto. Lo sapevo che adesso mi impicciava questo. Mannaggia. Ok, gli facciamo fare questa gobbetta qua a livello 5. Perché qua abbiamo il vetro riciclato. Qua ci esce la miscela. Che la mettiamo sempre a livello 4. Bilanciatore sfusi. 1, 2, 3 e 4. Così. Ok, quadratino più qua è meglio. Così mesci dritto per dritto. Qua. Qua viene la miscela di vetro. Così. Con priorità mi prendi il vetro riciclato. Sollevatore sfusi. Uno qua.
e uno qua. Ma che giro qui che deve fare? Ma dai, si fa vedere. Così. A questo punto devi fare la stessa cosa. 1, 2, 3 e 4. Qua. E qua. Anche se è decentrato, almeno fa la stessa cosa. Quindi che succede? Che queste due producono vetro riciclato, il vetro riciclato mi torna indietro, mi va in questo magazzino del vetro riciclato, riesce, nel quale potrò portare il vetro riciclato anche prodotto all'insediamento, riesce, va a questo bilanciatore sfusi qua, dove con priorità viene preso il vetro riciclato al posto della miscela prodotta dal miscelatore, della miscela di sabbia prodotta dal miscelatore, e quindi con priorità i due altiforno mi prenderanno il vetro riciclato. Se non c'è vetro riciclato mi verrà presa la miscela di vetro. Portiamo il carbone, ci abbiamo rimasto il carbone da portare, quindi altri due sollevatori. Uno va qua e l'altro va qua, perfetto. Qui mi porti il sale, abbiamo detto, me lo importi ma non esporti. Quindi ci abbiamo rimasto da gestire l'ingresso dell'acido come ingressi e poi le uscite. Ma fin qui il livello 2 ce l'avrei anche libero per far passare l'acido, ma qui, do cazzo lo può passare? Qui è libero. Qui sarà libero. Fin qui è libero, è che di qua che ne è libero. Oh, come facciamo a passare l'acido? Ok, sono riuscito a portare l'acido con un giro. Lo prendiamo da qua. Prima che entra dentro questo elettrolizzatore, l'acido viene qua. Attraversa la strada a livello 5, riscende a livello 2 e cammina tutto sopra il carbone. Non so se riesco a farvelo vedere. Questo qua gira qui intorno, fa la stessa strada del carbone. Prima di arrivare dove gli romperebbe le palle al sale, esattamente qua, viene qua e si butta dentro il miscelatore. E quindi abbiamo portato anche l'acido al miscelatore per farci la miscela di sabbia. Quindi ci abbiamo da gestire ora i scarti, le uscite dell'altoforno. Allora, questi tubi qua, che sono a livello 2, sì, li facciamo proseguire. Quindi tu in questa direzione qua sei a livello 4, che sono i tubi dei gas di scarico. Uno, due, tre, quattro. Già. Cazzo. Tanto bene lì, sono andato a fare sto lavoro. Mannaggia me. Operazione chirurgica al millimetro per spostare tutto di un quadratino più dietro. Lì si riattacca, ok, lì non si doveva riattaccare. Spostiamo tutto il miscelatore un quadratino più dietro. Ma speriamo di ribeccare tutti gli agganci giusti. Te qua. Te qua. E c'è rimasto il tubo. Chirurgia di un certo livello. 1, 2. Qua. E ora t'attacchi. Ok. Mamma mia. Che treccio di pali, paletti. Comunque siamo riusciti a spostarlo di un quadratino dietro. Operazione di chirurgia estrema. Sì, qua. Perché adesso ti impiccia? Perché lui sta comunque a livello 4, giustamente.
La regia dice giustamente e quindi bisogna fare un'altra opera chirurgica. Così. Ha bisogno di 3 quadratini, quindi fino a qua può venire e poi mi torni su. Poi vediamo se riusciamo a farlo passare a destra, benedettissimo tubo di livello 2 a livello 4. Oh, finalmente. Questo è quello dell'acqua e questo non ti attacca. Anzi, no, questo è quello dell'acqua, quello è quello dei tubi, dei fumi. Ok, quello dei fumi ce li attacchiamo. Quello dell'acqua ce lo portiamo dietro perché qua abbiamo una riserva d'acqua. E invece che alimentare tutto questo impianto con questo serbatoio qua, svincoliamo anche quella roba lì. Ora, non so se lo faccio già in questa puntata, però l'idea di portarmi il tubo dell'acqua fino in fondo era anche per questo. Tubo livello 1. Come me l'attacchi, me lo fai vedere? Sì, va bene. Beh, già da solo fai un bel lavoro. Ah, in questo caso riportare indietro le scorie viene un lavoro del cazzo. Perché non so come andrei a gestirle, ce le dovrei portare direttamente qua, non c'ho più spazio, in modo che poi sarà questi due bilanciatori a gestimmele. Quindi io pensavo di buttarle via in questo caso, ma in realtà c'è più spazio di quanto mi serve. Sì, anche un semplice livello 1, basta, va. Qua. Mi metti il magazzino sfusi qua. Nastro sfusi. E ci torniamo indietro col nastro fino a qua. Una volta che mi ricordassi di mettere il sollevatore prima. E così. E quest'altro si attacca qua. Vale. Senza proprio rotture di scatole. Quindi qua scorie. Me le porti via tutte. Non mi importi, ma puoi esportare. Perfetto. Ma sia del sale che delle scorie. Me lo vuoi fare? No, le scorie no, ma del sale fammelo a livello 2, va. Del vetro riciclato non credo ci sia necessità. Quindi i fumi li abbiamo gestiti, le scorie le abbiamo gestite, il vetro fuso l'abbiamo gestito, il vetro riciclato l'abbiamo gestito, c'è rimasto soltanto da mettere il magazzino del vetro. Quindi magazzino unità, no, a livello 2. Questa altezza qua. Al pari con gli altri magazzini. Qua dovrebbe essere anche pari al coso, al miscelatore. Sì, quindi in centro. Perfetto. Nastro unità. Ma arrivi qua e mi porti il vetro. Ma arrivi qua e mi porti il vetro. Vetro me lo fai pieno fino a un 4,50, dai. Non mi importi, ma mi esporti. E a posto, ragazzi. Il complessino del vetro è questo qua. Possiamo iniziare a costruire. Ecco qui che il miscelatore sta iniziando a creare la prima miscela del vetro. Ho costruito una parte, ora stiamo continuando a costruire te, però ne devi uscire dalla pausa. Anche le formatrici del vetro in attesa delle parti di costruzione del livello 3. Perché mi va tutto solo da una parte? Buono, ma guardate, no, guardate cosa è rimasto in pausa. Vai. Cioè, avete visto che è rimasto in pausa? Cosa te incula su sto giochino qualche volta? C'è. Ok, questo è il primo vetro fuso, guardate che colore ciccante, taccito, ci vuole la crema solare, ci vuole.
Ecco anche la prima formatrice che va in produzione. Ecco la prima lastra di vetro. Ok, viene tagliato in quadratini. E mo dovrò costruire anche l'uscita, se no... Vai, costruisci tutto. Ho mandato la nave a fare un po' di esplorazione nell'attesa che viene costruito l'impianto del vetro e abbiamo trovato i semi di mais. Oh, quindi dopo la soia abbiamo trovato anche i semi del mais e riusciamo anche a fare un'altra fattoria con le nuove due culture. Quindi andiamo sulla ricerca. Non l'avevo messa la soia. Tanto bene, non avevamo nessuna ricerca, quindi mi fai sia quella del mais, sia la coltivazione della soia. Così riusciamo a dare da mangiare ai nostri insedianti, ai nostri sottoposti, anche il mais e il tofu. Altri due diversi alimenti da dargli da mangiare per aumentare ancora di più la unity prodotta e quindi fare cose, impicci ancora più grossi. Con i potenti mezzi del video editing, la vetreria è completamente costruita già. Nel tempo che costruivano una era partita, mi si è riempito subito il magazzino del vetro, meglio. Ho fatto qualche decorazioncina, ora sto aspettando che mi portino. Ho fatto un po' di piastrellamento vario ed eventuale, ormai il complessino questo qua più o meno dovremmo averlo concluso, c'è da fare quello della carta, ma penso di farlo da un'altra parte, quindi per il momento qua ho chiuso, eventualmente mo tolgo e continuo, non è un problema. Le vetrerie riunite. Qui ho messo la location del cementificio. Una cosa che non avevo considerato, e poi ci salutiamo ragazzi, stavo andando in crisi con il carbone e non capivo perché c'erano i camion qui fermi pieni, che non sapevano dove consegnare, perché praticamente non avevo contato che questo ne consuma al massimo 12, questo 12 e siamo a 24, di qui altri 24 siamo a 48, un paio di carboni me li consuma il forno rotativo, siamo a 50 e qua altri 24, superavamo i 60, quindi lui non riusciva più a, cioè questo veniva svuotato e non riusciva più a stare dietro a tutta la richiesta di carbone. Mi sono portato un po' di nastri, questo qua, e mi sono fatto mezza linea fino più o meno qua, da qui in poi basta quello di livello 1 da 60, mi sono portato a livello 2 un pochino di nastri e siamo tornati a far funzionare tutto col carbone come prima. Ero andato in crisi con la corrente perché non prendendomi il carbone da lì mi si era svuotato questo qui, eravamo in crisi con la corrente. Ed è la nostra nuova vetreria, ragazzi, direi di salutarci qui. Grazie di essere arrivati fin qua, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like per supportare serie e canale, attivate la campanellina per non perdervi le prossime uscite su Captain of Industry e sugli altri giochi presenti all'interno del canale. In descrizione al video trovate il link ai miei social Facebook, Instagram, il link per accedere alla libreria dei miei progetti nel quale vi inserirò anche il progetto della vetreria. Grazie ancora ragazzi, buona giornata, alla prossima. Ciao!